Buongiorno e bentornati ad Api in Giardino. Siamo a metà ottobre e questo è il periodo in cui dobbiamo fare le visite di invernamento. Cosa dobbiamo controllare? Innanzitutto che la famiglia sia in salute, che le api siano in numero sufficiente per poter passare l'inverno dobbiamo controllare che abbiano miele a sufficienza per passare l'inverno, quindi ci aspettiamo le sponde laterali ed eventualmente anche delle cornici sui favi centrali. Oggi le visiterò tutte e tre le arnie, partiamo dalla top bar, poi faremo le due Dadanblatt e andiamo appunto a controllare che sia tutto a posto. In questo momento la temperatura sotto al sole è di 28 gradi, però già durante la notte qui siamo già intorno allo zero, quindi inizia a fare abbastanza freddo, quindi credo che sarà veramente l'ultima volta in cui potrò controllarle tranquillamente senza problemi di fargli prendere troppo freddo. Un'altra cosa importante che dovremo fare oggi è controllare se ci sono eventualmente dei telaini completamente vuoti. A quel punto potremo toglierli e cercare di stringere la famiglia. In questo modo per la famiglia appunto sarà più semplice riuscire a riscaldare una porzione più ristretta dell'arnia e quindi avranno anche un dispendio energetico minore. Iniziamo. Apriamo di qua. Adesso le api, appunto, come stavo dicendo, siccome fa caldo, stanno ancora uscendo e ho visto che importano ancora sia nettare che polline. Probabilmente stanno approfittando ancora dell'edera che qui è ancora in piena fioritura. Quindi togliamo il diaframma. Questo primo favo, per esempio, da questa parte è vuoto e anche di qua non c'è praticamente niente, quindi sicuramente questo lo andiamo a togliere. Allora, anche questo, a parte un po' di polline, direi che è vuoto. Eventualmente questo glielo lascerò da questa parte, che comunque il diaframma è quello bucato e potranno andare a recuperare il polline eventualmente. Allora, questo è il primo favo effettivamente presidiato, tutto pieno di api. Andiamo a controllare. Allora, qui c'è una corona di miele e nella parte centrale stanno immagazzinando polline e ancora del miele anche di qua c'è la corona già opercolata. E qui stanno continuando a immagazzinare nettare, anche se non è proprio tanto. Comunque questo sarà il primo favo di scorte, la prima sponda. Qui sopra di nuovo abbiamo la corona di miele, qui però è tutto vuoto. Sto cercando di spostarle per vedere se per caso c'è ancora dentro un po' di covata, ma non mi sembra proprio. No, stanno immagazzinando un pochino anche qui. E di qua, qui c'è la regina, quindi non vado a toccarla troppo.
Allora, non vedo più covata, sì, c'è un pochino qui ancora di covata percolata, ma veramente poca. Allora, se non troviamo covata nemmeno negli altri favi, possiamo pensare anche di fare il trattamento invernale a breve, perché per poter fare il trattamento in modo che abbia efficacia con l'acido ossalico dobbiamo avere tutta la covata sfarfallata. Adesso controlliamo la situazione di tutta la famiglia, poi deciderò come fare il trattamento. Allora, qui c'è miele, qui sono tutte un po' intorpidite queste api, mi sembra. Qui c'è covata percolata e stanno immagazzinando anche qui, non vedo covata fresca, ce n'è ancora solo chiusa. Allora, covata fresca non ce n'è da nessuna parte. Abbiamo, visto che la regina l'abbiamo già trovata, provo a scuoterla un po'. Ecco, qui c'è polline, qui c'è un po' di miele, qui anche stanno portando nettare e anche di qua. Sempre pochino mi sembra, però vediamo i prossimi, ne mancano ancora 4. Allora, qui c'è abbastanza miele già percolato, qui c'è ancora un po' di covata che sta per sfarfallare e di qua è la stessa situazione. Questo lo stanno riempiendo abbastanza bene, qua un po' meno, più o meno la metà. Speravo che ci fosse ancora un po' di covata fresca perché dovendo appunto passare l'inverno, ma non ne vedo da nessuna parte. No, anche qui stanno portando tutto polline. Allora questo è l'ultimo, molto leggero, quindi sarà praticamente vuoto. Sì, allora anche questo glielo togliamo. Questo è proprio vuoto. Adesso le richiudo, teniamo questo come diaframma, magari lo posso spostare, così le teniamo più centrali. Devo fare piano perché avendole scorse tutte dentro non voglio schiacciarle. Ok. Questo lo mettiamo qui. No. E andiamo a richiuderle. Quindi questo era il primo in cui avevano immagazzinato, questo era un altro abbastanza pieno, questa è la parte centrale dove andranno poi loro a costituire il glomere e qui di fronte ci sono anche le entrate, quindi adesso io lascerò solo l'ultimo buco in corrispondenza del centro
del nido. Ora le abbiamo strette, ho tolto 2 favi, ora qui c'era ancora un po' di candito che avevo messo, c'è anche dentro un nutritore ma che ora non ci serve proprio più perché non metterò più sciroppo liquido. Quindi da questa parte possiamo mettere tutti i favi che abbiamo appena tolto, così questo è proprio vuoto. Questo era quello forse dove c'era polline, lasciamo qui, e anche questo che era vuoto lo mettiamo di qua. Adesso io le lascio tranquillamente di qua perché qui metterò il diaframma quello bucato e potranno rientrare senza problemi. Allora, adesso un po' di scorte le hanno, non sono tante, speravo di trovarne un po' di più, comunque per ora le lascio così perché non è un problema, tra l'altro stanno comunque ancora importando, eventualmente tra un mesetto, quando vengo a fare i trattamenti, a questa farò il gocciolato di acido ossalico, quando verrò a fare il trattamento eventualmente controllerò le scorte e potrò mettere eventualmente del candito. Quindi adesso chiudiamo e le lasciamo tranquille.